Wole Soyinka torna al romanzo dopo tanto tempo e stasera al Libro Possibile anticipa alcune delle tematiche del nuovo romanzo pubblicato con Anna Teseo. Ci può anticipare qualcosa del romanzo, del nuovo romanzo? Okay, so you are back to the novel and you are going to present or partially present your new novel here in Polignano at Libro Possibile. Is it possible to spoiler anything about the novel? First of all, remember that I'm not responsible for this festival. This festival existed before the writing of the novel. And I went to this Milanesiana, they're all friends, and apparently they've been approached by a festival, and so I agreed to take part in the theme. The theme can do without the novel. The novel only came in, and so I assume we'll be talking more about literature in general and creation, creativity, consumption, trends, perhaps. I have no idea, but I hope we won't be talking about the novel. Allora, per prima cosa ci tengo a dire che io non sono personalmente responsabile del festival. Il festival esisteva prima che io scrivessi questo romanzo, e anche all'altro evento a cui sono andato, dalla Milanesiana, naturalmente alla Milanesiana c'è stato forse l'avvicinamento, il contatto con questo festival, e io ho volentieri accettato di prendere parte a questa conversazione, ma mi auguro che sia una conversazione più sul tema o sui temi del romanzo, o meglio sul romanzo in generale, sulla letteratura, sul processo di creazione, sulla creatività, sul consumo, sulle tendenze, ma mi auguro davvero non mi venga chiesto di parlare del romanzo. Rimanendo allora... Prego. Yeah, I prefer, I think it's easier to talk about the novel when it has been published. It's been published in English, of course, but it hasn't been published in Italian yet. And so don't worry, I'll come back to do a proper presentation here. E credo sia più semplice poter parlare del romanzo una volta che il romanzo sia stato pubblicato. La pubblicazione in inglese è imminente, ci sarà anche la pubblicazione in italiano. Vi prometto che ritornerò per fare una presentazione a regola d'arte del romanzo una volta che sarà uscito. Allora, rimaniamo sul tema generale del romanzo. Qual è stata la molla che l'ha spinta a scrivere questo romanzo? So, what pushed you? What was like how did you decide to write this novel? What was Well, I will have to make you the same answer as I make generally, and that is sometimes the material that goes into a work is so overwhelming that it becomes impossible to continue to avoid such issues, and on the scale in which those issues actually impact on society. So it's a question of something reaching a critical mass. I think that's the best expression. That things inside your observation, involvement, the tragedies involved, the antisocial consequences of certain trends in society, the totality just reaches such a critical mass that you want to address it with the same kind of magnitude, which very often is not possible in theatre, which is my main field. Yes, I've been addressing the theme, or the themes in that novel, all right. I've addressed them in essays, I've addressed them in poetry, I've addressed them in polemics, and in the theatre also, in my guerrilla theatre. So they're not new as such, but there has been in my society such a cumulative assault on my humanity and the general humanity that finally, as a writer, creative person, I found myself compelled to address those issues in a more holistic manner than theatre can afford.
In generale, la materia di cui è fatto il nostro mondo, il nostro ambiente, le cose che accadono, sono diventate talmente sovrastanti, talmente enormi, la portata è talmente mastodontica che è difficile evitare di parlarne. La portata di questi eventi è una portata che ha un'influenza enorme sulla società. Credo che il termine giusto sia massa critica. Tutto quello che accade nella società, gli eventi, le tragedie, le conseguenze antisociali di alcuni eventi tragici raggiungono un culmine, raggiungono appunto questa massa critica che non si può evitare. Quindi io voglio rispondere, voglio parlare di queste tematiche e voglio soprattutto carpirne la portata, la grandezza, e questa cosa il romanzo la può fare di più del teatro, che è invece l'ambito in cui sono più versato, in cui scrivo più spesso. Naturalmente ho già parlato della portata degli eventi, l'ho fatto nei saggi, l'ho fatto nella poesia, l'ho fatto naturalmente nel teatro e nei dibattiti, ma credo che il romanzo abbia proprio questo aspetto cumulativo di rappresentazione dell'umanità, e da qui, da questa volontà nasce poi quest'obbligo di trattare la materia in una maniera più olistica di quanto appunto possa fare il teatro. Qual è il rapporto di Wole Soyinka con la scrittura? È un qualcosa di curativo o un processo complesso? What is your relationship with writing? Is it a healing process? Is it a complex relationship? My relationship with what? With writing. With writing. It all depends. It shifts. There are times when I think that it must be the masochist in me which pushes me to write. On the other hand, there are times when the writing is of such a nature that I actually find it difficult to stop working. Then there are other times when the issues which one tackles are so oppressive and so dominant that one wonders, is there any value writing about them, since writing doesn't seem to affect those situations. So the mood, and I think that applies to all writers, the mood changes all the time. That's why we still are at it. Diciamo che dipende. Ci sono dei momenti in cui credo sia il masochista che è in me che mi spinge ancora a scrivere. Ci sono invece altri momenti in cui mi risulta tutto molto naturale, che è quasi difficile fermarsi. Altre volte le tematiche, quello che accade è talmente opprimente, che è talmente dominante, quindi le questioni che si affrontano, che uno poi si ritrova a chiedere: ma che valore c'è in questo processo, che impatto c'è che la scrittura può dare per cambiare le cose. Ecco, credo che quello che cambi sia l'umore. Cambia l'umore periodicamente, ed è forse per questo che io lo faccio ancora. L'Africa è sempre stato un elemento portante e pregnante nella sua produzione, non solo letteraria. A gennaio ha detto che il Ghana è l'unico esempio di democrazia attualmente presente in Africa. A distanza di mesi la situazione è la stessa. So Africa is one of the tenets of your work. And in January you said that in Ghana there's the only democratic attempt, the only democracy in Africa. This is something that you stated in January. Do you still think the same? Has the situation changed over time? It shifts all the time. Again, the pendulum swings, points in different directions all the time. At the time when I said that, it's clear that there must have been disasters in so many democratic nations on the African continent. It must have been a period when I just couldn't see the democratic light at the end of the tunnel. So I could have exaggerated, it could have been accurate, but I expressed just what I felt at that particular moment. Right now, democracy is under serious stress. It's one of those periods again. Go to Central Africa, see what's happening in the Congo,
We're just pulling out of a series of civil wars on the West African continent. Look at what's happening in my own Nigeria. Can you say that you are living in a democracy when brutes who call themselves human beings can just march on a school, kidnap 100 school children, youths, drag them into the forest, traumatize them for life, brutalize them, kill some of them, to teach the rest of society a lesson to pay up the ransom? That's not democracy. Yeah, obviously, democracy is under severe testing in a place like Nigeria. So it's a project. Democracy is still a project in the making in much of the African continent. Anche qui è un pendolo che oscilla, nel senso dipende dai momenti. Sicuramente nel momento in cui ho fatto quell'affermazione era perché in molti paesi dell'Africa la situazione in termini di democrazia era disastrosa e io non riuscivo a vedere la luce della democrazia, per così dire, in fondo al tunnel. Potrei aver esagerato? Non lo so, certo è che era quello che pensavo in quel momento. Attualmente la situazione è che la democrazia è veramente sotto pressione, basti vedere quello che accade in buona parte dell'Africa centrale, per esempio in Congo. Veniamo fuori da una serie ripetuta di guerre civili nella parte occidentale dell'Africa. Si può davvero dire di essere di una democrazia quando dei giovani studenti vengono rapiti, trascinati in una foresta, brutalizzati, violentati per un qualche forma di insegnamento o semplicemente per poter poi richiedere un riscatto? Ecco, non so se questa si possa chiamare democrazia. Quel che è certo è che la democrazia, come tutta la Nigeria, è veramente messa alla prova in questo momento. Credo in generale che in buona parte del continente africano la democrazia sia una sorta di work in progress. And then you look at South Africa, where a former president is in court, is being jailed, for contempt of court. Is being made to answer charges of corruption, despite having been a powerful figure in that country. Now, I don't say that you have to pull down a prominent figure to prove democracy. No, I'm just saying that wherever that happens, it means the people are serious about the rule of law, about the supremacy of the Constitution. And these are two major ingredients in the programmation of the democratic principle. So the contrasts are constantly there. You go to other parts of the continent and there are former heads of state, even their relations, who thumb their nose at the law, who are protected, who enjoy immunity simply because of their position. So it's an uneven situation. All I can say, again, repeat, is that democracy is still a project under construction on the continent. Prendiamo per esempio il Sudafrica, no? L'ex presidente, figura assolutamente molto potente, accusato di corruzione e poi finito giustamente in prigione pur essendo stata una figura importante, autorevole del governo. Con questo non voglio dire che dobbiamo affossare le persone importanti, le persone potenti soltanto per provare, per dimostrare che c'è la democrazia, ma la democrazia si fonda su due ingredienti fondamentali, che sono lo Stato di diritto e la supremazia della Costituzione. Questo è il programma alla base di un principio democratico e quindi assistiamo a contrasti costanti, assistiamo a personalità che godono di immunità e impunità che appunto restano impunite pur avendo commesso, pur avendo tradito questi due ingredienti fondamentali. È una situazione di fatto impari. È una situazione squilibrata e, lo ripeto, la democrazia è un progetto in costruzione in tutto il continente. Un'ultima domanda, sempre rimanendo sul tema Africa. L'OMS
2 giorni fa nel nuovo rapporto ha parlato di una situazione problematica riguardo il Covid e i vaccini. Solo l'1% della popolazione africana è al momento vaccinata e i contagi sono in aumento. È ancora un paese lasciato da parte l'Africa, secondo lei, anche sotto il profilo sanitario emergenziale del Covid? So, WHO stated that only 1% of the African population has been already vaccinated, and the number of infected people is actually increasing because of the pandemic. So, do you think that Africa is kind of a neglected continent, still a neglected continent in the international arena? But when you look at the pandemic, its ravages on nations like the United States, you look at what's still happening in India today. You look at Italy itself when the pandemic first broke out, and then there have been successive waves. Look at how nations reverse even their policies, lockdown, suspend lockdown, lift it. This has been an affliction which has tested the will of the whole world, tested the leadership, tested the capability to even improvise in face of such a deadly enemy. And so it's not possible. At the moment, South Africa is under another wave of pandemic attack. And heaven knows where it might rear itself up the next time, even within these complacent and confident European nations. So I don't think we're in a position to judge any nation by its response to the pandemic, because everybody has fallen down, everybody has risen and fallen and negotiated with this disease. Leadership has negotiated with the citizens. The issue of economic survival itself has played a deadly role in this. Where do you compromise? Where do you ease up restrictions even before it's time? Simply because, starvation is going on as a result of the pandemic. So the choices have been very critical and very cruel. And in some cases, African countries have done much, much better. No question at all. And even highly developed countries. Leadership counts, of course. When you have a monster, a stupid monster like Trump, under him, see what happened to the United States. Under him. So sometimes it's but luck with leadership, but absolutely decides the issue. Allora, in realtà la situazione è una situazione disastrosa ovunque, non c'è un paese che sia stato realmente risparmiato da questa situazione. Penso agli Stati Uniti per iniziare, ma anche all'India o all'Italia, dove la pandemia è scoppiata, e abbiamo visto nazioni, governi cambiare anche le proprie linee politiche continuamente, quindi prima il lockdown, poi l'alleggerimento delle misure, poi di nuovo il lockdown. È una pena comune, un'afflizione che condividiamo tutti, e l'intero mondo si è trovato messo alla prova, e con esso anche la leadership che ha dovuto applicare dei cambiamenti, ha dovuto addirittura improvvisare per poter affrontare e confrontarsi con questo nemico mortale. In Sudafrica, per esempio, c'è una nuova ondata della pandemia, ma questo accade anche in alcuni stabili paesi d'Europa. Quindi non ne farei una questione di responsabilità. Siamo tutti caduti in buona parte e ci siamo tutti trovati a negoziare con questa malattia, a negoziare con i cittadini e la libertà dei cittadini in virtù delle misure, e un ruolo fondamentale lo ha giocato anche la sopravvivenza economica. Quindi quando fosse il caso di ammorbidire le misure in nome di una situazione economica disastrosa, sono state fatte delle scelte a volte crudeli, e in alcuni casi, in alcuni paesi africani, la situazione e la gestione della pandemia è stata di gran lunga migliore di tanti altri paesi. Certo, negli Stati Uniti, con un mostro come Trump, la situazione non poteva che precipitare. Io, alla luce di questa universalità, direi che in qualche caso è stata anche questione di fortuna.